Rieccoci quest'oggi, come vedete, con un nuovo video e due mazzi, ossia i Romantic Tarot e i Tinseltown Tarot. Ovviamente verranno utilizzati questi due mazzi per due varianti, i Romantic Tarot per la prima variante e i Tinseltown Tarot invece per la seconda variante, quindi anche per aiutarvi, diciamo, ecco, nella scelta tra prima e seconda variante. Come avrete già letto anche dal titolo, che cosa chiederemo oggi per entrambe le varianti ai nostri arcani? Come trascorrerà il giorno di San Valentino con la compagna ufficiale? Quindi queste due stese, queste due varianti, e quindi questo video appunto è riferito ed è rivolto chiaramente a chi di voi abbia o una relazione già conclamata, vissuta da tempo con una persona impegnata e che quindi a San Valentino non può stare ovviamente con voi, oppure per chiunque abbia anche solo una curiosità o una simpatia in riferimento appunto ad una persona che però è comunque pur sempre impegnata, d'accordo? Per impegnata io ovviamente intendo come sempre una persona fidanzata piuttosto che sposata, piuttosto che convivente. Fatto sta che mi riferisco ad una persona che ovviamente ha già un'altra persona al suo fianco, quindi in maniera del tutto ufficiale. Dunque cerchiamo di capire se appunto questa persona trascorrerà questi giorni bene da un punto di vista sentimentale, erotico, romantico, oppure se invece questa persona in questi giorni magari penserà eventualmente a voi o comunque ad altro. Dunque, direi che appunto possiamo iniziare la prima variante, quindi con i Romantic Tarot. Di conseguenza allontaniamo momentaneamente dal tavolo di stesa i Tinseltown Tarot e iniziamo appunto a mescolare il mazzo dei Romantic, i nostri amatissimi Romantic Tarot. Allora. Perfetto. Ovviamente, come sempre, allontaniamo il resto del mazzo, appunto, dal focus nella stesa. E dunque possiamo appunto iniziare con la nostra stesa. Come potete vedere, qui abbiamo appunto 3 carte che ovviamente verranno lette nella sequenza di estrazione. Quindi è in questo caso, sia per la vostra variante che ovviamente anche per l'altra variante, una modalità di stesa libera che io ovviamente ho già utilizzato diverse volte sul canale. Iniziamo dunque con la prima posizione. Vediamo un po'. Direi che iniziamo malissimo. Abbiamo il 7 di spade, mamma mia, una delle carte peggiori del mazzo. Ragazzi, che dire? Allora, qui abbiamo già una risposta terrificante. Come trascorrerà i prossimi giorni, il giorno di San Valentino? Malissimo, cioè neanche male, proprio malissimo. Il 7 di spade è una carta che parla di litigi, è una carta, vedete, che parla di freddezza, è una carta che parla di atteggiamenti falsi, finti, ma neanche più di tanto, cioè lui non si sforzerà più di tanto di accondiscendere al, diciamo, ruolo o comunque all'immagine della famiglia del Mulino Bianco. Tra di loro ci sarà pieno distacco,
7 di spade, ripeto, è una delle carte peggiori del mazzo, quindi non fingerà di andare d'accordo con lei nemmeno con lui. Diciamo che è una coppia che evidentemente ha già abbandonato qualsiasi forma di ipocrisia, probabilmente se lo sono anche già detti, cioè evidentemente queste due persone sono molto consapevoli del fatto che fra di loro ovviamente il rapporto ormai è finito, sessualità zero, quindi non se ne parla, ma neanche. Quindi sicuramente il 7 di spade è una carta che parla di tradimento, quindi lui potrebbe in quel giorno scrivervi o comunque cercare di contattarvi, non è detto che vada a buon fine, però potrebbe cercare di contattarvi, idem però anche lei potrebbe cercare di contattare un'altra persona, perché il 7 di spade, come ovviamente anche il resto della stesa, sono carte inerenti alla coppia. Quindi il tradimento non è portato avanti solo da lui nei confronti di lei, ma anche evidentemente di lei, ovviamente nei confronti di lui. Chiaro dunque, ragazzi, che lui potrebbe tentare di scrivervi, comunque di contattarvi, o comunque sicuramente avrà i suoi pensieri rivolti a voi, quindi all'altra persona, all'altra donna. In caso voi non siate l'amante, l'altra donna, ma siate unicamente interessate, per esempio, a lui, ecco che, attenzione, questa persona potrebbe avere un'altra donna, quindi oltre la compagna ufficiale. Quindi potreste volervi inserire in una triangolazione già avviata da tempo. In caso invece voi siate l'altra donna, prestatemi il termine, l'amante, ecco che lui penserà sempre ed unicamente a voi. Potrebbe rileggere i vostri messaggi, potrebbe riguardare le vostre foto, potrebbe per esempio spiarvi anche sui social, perché il 7 di spade è comunque appunto una carta di spade che parla quindi di controllo, di un mentale che agisce di nascosto per cercare in qualche modo di carpire delle informazioni. Quindi lui potrebbe in qualche modo cercare anche di carpire delle informazioni circa il come voi stiate vivendo il giorno di San Valentino. D'accordo? Quindi sicuramente è una carta molto molto brutta, che parla quindi di un distacco, di un'enorme freddezza e di un pensiero costante verso l'altro elemento, l'elemento con cui il soggetto della stesa tradisce la compagna ufficiale. D'accordo? Quindi 7 di spade parla dell'agire con sotterfugi, di nascosto, parla di comunicazioni appunto nell'ombra, nascoste, segrete. Quindi comunque un tentativo lui potrebbe farlo, a prescindere che vada o meno a buon fine. Il discorso è che sicuramente avrà la testa da tutt'altra parte lui. È una carta che parla di assolutamente nessuna forma, ovviamente, di erotismo, quindi non ci sarà nessun tipo di approccio e, vi ripeto, grande distacco tra queste due persone. Cioè, se non altro non fingeranno. Ecco, questa è la nota positiva. Cioè, lui non fingerà di andare d'accordo con questa donna, non fingeranno saluti, non fingeranno baci e abbracci, ma meno male. Voglio dire, almeno se non altro non fingono. D'accordo? Vediamo in seconda posizione che cosa abbiamo. Allora, qui abbiamo la carta della forza. La carta della forza parla di appunto un tentativo comunicativo, tra queste due persone per evitare di scannarsi, evidentemente, perché ripeto che con questo 7 di spade partiamo già veramente molto male. Quindi il litigio è dietro la porta proprio. È una coppia che sta veramente procedendo lungo un filo sottilissimo, quindi basta poco, effettivamente molto poco, per scatenare veramente un putiferio nell'ambito di questa famiglia. Quindi è una coppia bruttissima, tra l'altro. La forza ci parla però di un tentativo, se non altro maturo e saggio, di evitare litigi. Non ovviamente attraverso la forza bruta, chiaramente, la forza è una carta dal grande ovviamente significato metaforico, la forza dei pensieri, delle parole. Quindi questa persona cercherà, lui in particolar modo, diciamo appunto, di evitare
fare in modo che la situazione da polveriera risulti effettivamente una piena deflagrazione. Di conseguenza questa persona cercherà un dialogo, se non altro pacifico, easy, ok? Con questa donna. Quindi vorrà evitare il litigio. Vedete, cercando un po' proprio di imbrigliare l'inappagamento, la frustrazione, i dissidi, i litigi di ogni genere, le incomprensioni, non per fingere che fra di loro vada tutto bene. La carta della forza non è una carta di finzione, è una carta che ci identifica una personalità matura e saggia che non vuole problemi e che quindi preferisce la forza del dialogo, la capacità di persuasione, al fine in qualche modo di portare questa comunque situazione a non peggiorare ulteriormente, ma oltre quanto si possa fare, perché ripeto, già il 7 di spade è una carta veramente brutta, È chiaro che questa persona vorrà evitare di, procedere lungo questa china pericolosa a cui è giunto questo rapporto, che vi ripeto ragazzi, se queste due persone stanno insieme è un miracolo, ancora, cioè nel senso che effettivamente basta veramente tanto così per portare questa coppia al litigio definitivo. Quindi è una coppia veramente mal assortita, dove i tradimenti tra l'altro procedono e proseguono da molto tempo. La forza ci garantisce e ci spiega anche questo, ok? Quindi tradimenti perpetrati da tempo, sia da parte di lui che da parte di lei. Quindi una situazione praticamente da sempre vissuta malamente, però almeno in questo giorno, in questa giornata, lui cercherà di evidentemente calmarsi. Cioè, la forza parla di calma interiore. Quindi di chi cercherà di riequilibrare il più possibile le proprie forze, anche negative, per cercare di, ripeto, non peggiorare una situazione che già, però effettivamente direi che qui siamo già ad un punto di arrivo, Vediamo ora ragazzi in terza posizione che cosa abbiamo. E qui abbiamo la carta delle stelle, la speranza e il sogno di poter cambiare le cose. Ovviamente non nei riguardi di lei, perché la carta delle stelle si riferisce al percorso personale, ovviamente del soggetto della stesa. È una carta che però, ragazze mie, ahimè, in caso voi siate l'altra donna, non parla di un, diciamo, pensiero pratico, di un'azione. Le stelle, pur essendo appunto una carta molto bella, non parla di azione pratica, Non è mai un agire, ma è un pensare, un sognare ad occhi aperti. Quindi quest'uomo, ovviamente, sognerà e penserà, chiaramente, di cambiare la sua vita. In quel momento, evidentemente, proprio anche per l'importanza che ha San Valentino per questa persona, romanticamente, io direi anche malinconicamente, si fermerà a pensare in silenzio quello che potrebbe essere la sua vita, ovviamente lontana da questa donna. Però chiaramente è un pensiero, quindi non stiamo parlando di un progetto vero e proprio. Cioè questa non è una persona che l'indomani, il 15 di febbraio, il 16 di febbraio contatterà un avvocato. È una persona che sta pensando e che penserà sicuramente in maniera molto forte e intensa di ricominciare la sua vita. Perché la carta delle stelle è il 17° arcano che procede dal 16°, quindi ovviamente dalla carta della torre. Quindi il loro rapporto è già finito, ve l'ho detto con questo 7 di spade. È una carta molto negativa, ragazzi, che influenza anche negativamente il resto degli arcani, pur essendo 2 arcani maggiori. Quindi tra di loro la torre c'è già stata. Quindi la chiusura
pratica tra queste due persone è fattuale, c'è già stata, ma manca quel passo in più. Quindi andare a vivere, per esempio, in case separate, oppure lasciarsi ufficialmente. Lo hanno fatto ufficiosamente, ma non ufficialmente, c'è una bella differenza. E proprio in questi giorni, in questa giornata così particolare dedicata all'amore, questa persona sognerà, penserà ardentemente di essere altrove e anche di superare questo momento così difficile, perché, ripeto, il 7 di spade e la torre rappresentano comunque sempre, sì, un crollo doloroso però, di situazioni già nate male, ma comunque ragazzi, è comunque un crollo, ok? Quindi sicuramente questa persona in questa giornata penserà a voi, sognerà di poter vivere una vita lontana da queste situazioni vissute con questo 7 di spade, perché qui non c'è un tradicoppe, questa persona non vive allegramente questo tradimento, È una persona che si fa tanti problemi, una persona che ha sensi di colpa, è una persona che ha tanti rimorsi, ma con la carta delle stelle, ahimè, ha anche tanti rimpianti. Quindi è una persona che sa di aver sprecato del tempo. D'accordo? Sa di aver perso l'occasione giusta per essere felice, evidentemente con voi, o in caso voi non siate l'altra, con un'altra donna, o anche semplicemente un desiderio di libertà da questo rapporto così brutto e soffocante. In caso voi siate l'altra donna, comunque vi assicuro che non vede l'ora di contattarvi, Quindi o il giorno di San Valentino stesso o i giorni successivi, questa persona vuole vedervi assolutamente, vuole sentirvi e non vede l'ora di ovviamente poter di nuovo stare con voi. Lo spera, lo immagina, lo sogna. Vedete? Con la carta delle stelle, immagina di ritrovarsi con la donna che appartiene in realtà di più alle sue corde. D'accordo? Quindi sarà una giornata di grande riflessione per quest'uomo, che lo porterà a sognarvi e a pensare tanto a ciò che la sua vita non è, a ciò che lui non ha e a come invece potrebbe essere stando con la persona che realmente vuole o con una persona da amare. Ok? Quindi diciamo che la risposta è molto malinconica, a mio avviso. Quest'uomo sicuramente non trascorrerà bene questi giorni, questa giornata in particolar modo di San Valentino. Tra lui e lei non c'è niente, non ci sarà niente, non sono carte che parlano, diciamo, di erotismo, di sessualità. Questa persona, anzi, non vedrà l'ora di vedere voi e ovviamente di pensare a voi. Situazione ben identificata dalla prima carta, che voi sapete che è sempre fondamentale nelle stese, perché è come se fosse, diciamo, il soggetto di tutta l'intera frase, che è tutta la stesa. Quindi qui partiamo da un bruttissimo 7 di spade. Quindi il soggetto di questa coppia, diciamo così a livello metaforico, è il tradimento. È un rapporto chiuso, finito, di distacco e freddezza, emotiva, erotica, da ogni punto di vista, ma soprattutto, ripeto, sotterfugi. Quindi questa persona non vede l'ora di poter ovviamente stare con voi o comunque con un'altra donna che lui possa amare realmente in caso voi non siate l'altra donna. Quindi è una stesa un po' malinconica, ripeto, quest'uomo che così riflette, no, in maniera così profonda in una giornata dedicata all'amore, diciamo, ecco, ci fa pensare anche al fatto che evidentemente quest'uomo non sia nel posto giusto, evidentemente con la persona giusta. E lui lo sa. Quindi questo è ancora più, diciamo, triste, no? E se vogliamo drammatico rispetto all'evoluzione di qualsiasi storia. Cioè la consapevolezza di aver fallito è una triste consapevolezza, Quindi pensieri un po' malinconici. Grande desiderio di essere altrove, il sogno, la speranza, l'immaginazione e comunque il sotterfugio, quindi il mentire, il tenere nascoste invece delle
reali intenzioni, che sono appunto quelle di liberarsi da questo rapporto. Quindi, per rispondere ovviamente alla domanda della stesa, come starà in questo giorno, questa giornata dedicata all'amore, quest'uomo con la compagna ufficiale? Malissimo. Mi penserà? Certo, assolutamente sì, ma non penserà soltanto a voi, bensì anche alle sorti del suo rapporto e ovviamente della sua vita sentimentale con la carta ovviamente delle stelle. Quindi si immaginerà già ovviamente altrove presso altri lidi, comunque con voi in caso voi siate l'altra donna o con un vero ovviamente amore. D'accordo? Nel frattempo però potrebbe tenervi d'occhio perché comunque è una persona particolarmente gelosa. Dunque, questa stesa termina qui. Ovviamente ragazzi, in caso voi però vogliate una stesa inerente alla vostra particolare situazione, queste sono ovviamente stese interattive, in caso voi vogliate invece qualcosa di più specifico ovviamente riguardo la vostra situazione, voi sapete che io effettuo consulti privati, vi lascio come sempre a schermo e in descrizione il mio indirizzo email sul quale ovviamente contattarmi per fissare un appuntamento e per qualsiasi informazione. Nel frattempo, ovviamente, dal vostro punto di vista, per quanto concerne voi e la vostra vita, come sempre mi raccomando, forza, coraggio, determinazione, ovviamente buon percorso karmico e a presto! Rieccoci dunque con la seconda variante e di conseguenza ovviamente con i nostri Tinseltown Tarot per chiunque appunto abbia scelto questo mazzo e dunque iniziamo a mescolare il mazzo di tarocchi per cercare appunto di capire la persona del cuore, come appunto trascorrerà il giorno di San Valentino con la compagna ufficiale. Vediamo un po'. Perfetto. Dunque, come potete vedere qui abbiamo appunto 3 carte che verranno appunto lette, spiegate e quindi ovviamente scoperte nella stessa sequenza di estrazione. Quindi questa è una stesa libera, stese libere io ne ho già usate diverse ovviamente sul canale. Iniziamo dunque dalla prima carta, cerchiamo quindi di capire come quest'uomo vivrà il giorno di San Valentino con la compagna ufficiale. E qui abbiamo il Re di Coppe. Allora, il Re di Coppe è una carta che parla sicuramente di un uomo che non vuole assolutamente litigi, di un uomo che ovviamente vuol trascorrere questa giornata in famiglia, cercando di evitare l'evitabile. Il Re di Coppe è un uomo buono, è un uomo che comunque si dà nell'ambito della propria famiglia, a prescindere che lui abbia voi, che abbia un'altra donna, in ambito familiare lui cerca di rispettare il più possibile i suoi doveri. Cosa sta a cuore al Re di Coppe? I propri figli. Quindi, in caso abbia dei figli, quest'uomo si dedicherà in pieno ai propri figli. Quindi un uomo che cercherà ovviamente di dedicarsi a loro e di aprire il proprio cuore ai propri figli, alla cura dei propri figli. Anche in caso siano grandi, lui vorrà comunque dedicare questa giornata all'attenzione nei confronti dei propri figli. In caso non ne abbiano, cercherà comunque di evitare con lei qualsiasi forma di litigio, cercando, come tipico del Re di Coppe, collaborazione,
comprensione ed empatia. Il Re di Coppe è un uomo empatico, è un uomo che sa capire chi ha di fronte a sé e quindi lo sa supportare anche nei momenti di, diciamo così, di sclero, d'accordo? Quindi questa è una persona che cercherà in tutti i modi, poi vedremo se ci riuscirà, mantenere la situazione tranquilla e serena. Il Re di Coppe non vuole litigi, non è belligerante, quindi comunque avrà un atteggiamento sereno, un atteggiamento accondiscendente per quanto concerne una comprensione puramente umana nei confronti della persona che ha al suo fianco. Non stiamo parlando di un uomo per forza innamorato. Il Re di Coppe non è l'uomo innamorato follemente di una donna, non lo è per forza, ha tanti significati, quindi è anche un uomo comprensivo, che non cerca litigi, che cerca di comprendere anche chi ha dall'altra parte, quindi vuol mantenere l'ambiente casalingo e familiare il più tranquillo e sereno possibile. Vediamo ora in seconda posizione che cosa abbiamo. E qui abbiamo il 4 di bastoni. Ecco perché vuole la tranquillità e la serenità. Perché non saranno da soli. 4 di bastoni non parla di un rapporto a tête-à-tête, quindi non trascorreranno questa giornata da soli, bensì, in caso sia una coppia con figli già adulti, potrebbero essere raggiunti dai propri figli durante il festeggiamento di questa giornata, oppure con amici. 4 di bastoni, che è anche più probabile perché il 4 di bastoni si riferisce comunque di solito alle amicizie. Anche a colleghi, colleghi amici. Quindi non vorranno rimanere da soli e lui non rimarrà da solo con lei, motivo per cui lui appunto cercherà di evitare litigi perché non saranno da soli, ecco perché lui si comporterà in questo modo. Cercheranno di lui, perché è lui il soggetto della stesa. La prima carta, sapete ragazzi, che è il soggetto, no? Di tutta la stesa, quindi è fondamentale per comprendere anche le carte che seguono, quindi è lui che avrà in mano le redini di questa giornata. Ecco, lui deciderà e sceglierà l'andamento della giornata, dipenderà da lui. Lui non vuole litigi, quindi evidentemente preferisce evitare di stare da solo con lei, cercando ovviamente l'appoggio e la compagnia di altre persone, di questi quindi amici, familiari o colleghi, o anche figli. D'accordo? Quindi sicuramente non sarà una giornata dedicata al loro rapporto, ma alla famiglia, che è ben diverso, Qui Re di Coppe, 4 di bastoni, non ci parlano queste carte del loro rapporto di coppia, ci fanno vedere il contorno, perché per lui è fondamentale, non è solo un contorno. Ve l'ho detto che il Re di Coppe tiene molto al suo ruolo, quindi è un uomo che vuole portare a termine quello che lui si è prefissato, quindi di trascorrere questa giornata in maniera assolutamente serena. Vediamo in ultima posizione che cosa abbiamo e qui abbiamo il paggio di bastoni, quindi quest'ultima carta ci conferma il trend di questa stesa, cioè lui sarà indirizzato praticamente unicamente sui figli, in caso ce li abbiano, perché i paggetti rappresentano sempre i figli, più o meno grandi a prescindere dall'età, ma rappresentano sempre la prole, quindi i figli, o una figlia o un figlio. Quindi lui sarà rivolto unicamente nei confronti dei suoi figli per cercare per loro di mantenere serenità ed equilibrio, questo 4 di bastoni. Quindi lui lo farà per loro, ok? Ma di nuovo è una carta che non ci dà nessuna indicazione in riferimento al rapporto tra lui e lei. Quindi lei non esisterà semplicemente per lui.
non c'è, non esiste, è una figura così, è un'ombra, è un ectoplasma, cioè questa ragazza, questa donna non esiste, non fa parte della vita di quest'uomo. Lui sarà concentrato sui figli, in caso ce li abbia, o su familiari e amici. I paggi rappresentano anche le comunicazioni, quindi potrebbe invitare, ecco qua, questi amici, per esempio, per trascorrere insieme questa giornata. Quindi l'atteggiamento di lui è molto chiaro, ragazzi, eh? Quest'uomo non è uno sciocco, non è uno sciocco. Quindi ha capito che è un giorno di gran valore, ma lo vuole dedicare a ciò che per lui ha veramente valore, i suoi figli, in caso ce li abbia, o comunque è una persona che pur di non stare da sola, ovviamente, con lei, chiama altre persone, ovviamente a raccolta. Quindi potrebbe contattare, ripeto, amici, parenti, conoscenti, colleghi, pur di non star da solo con lei. Quindi non sarà una giornata che lui vivrà in una sorta di tête à tête, qui non c'è un due di coppe, ragazzi, non c'è il diavolo, quindi erotismo alle stelle. Qui c'è una situazione che lui vuol mantenere familiare, casalinga, serena e tranquilla. Vuol dedicarsi ai suoi figli quest'uomo, perché i figli appartengono al suo cuore, non lei. Qui non è comparsa nessuna regina. Potrebbe questa persona anche ovviamente pensare di contattare voi o comunque vedervi al più presto, perché i paggetti rappresentano, ripeto, comunque anche comunicazioni. Quindi sicuramente qui il rapporto con lei non subirà contraccolpi negativi, ma neanche positivi. Quindi non ci sarà, diciamo, ecco, la classica giornata dove rinascono così per assurda magia sentimenti e desideri. La loro coppia andrà avanti così come è sempre andata avanti. E lui, furbamente, pur di non star da solo con lei, si circonda di 3.000 persone, 3.000 situazioni da sistemare, da fare, da rivedere, figli, pur di non star da solo con lei. Lui sarà concentrato sulla sua famiglia, magari anche i suoi stessi genitori, piuttosto che appunto, ripeto, i figli, che per lui sono fondamentali. In caso, ripeto, non ne abbia, amicizie, parenti, conoscenti, non vuol star da solo con lei. Proprio perché, evidentemente, tra queste due persone non c'è più nulla. Lei non compare in nessuna delle tre carte. Lui ha in mano le redini del rapporto. Quindi questa è anche una risposta, in caso voi siate l'altra donna, in riferimento al futuro tra voi e lui. È lui che gestisce il rapporto con l'altra donna, non lei. È lui che ha in mano le redini di questo rapporto, del rapporto con lei ovviamente, dove i figli hanno un peso importantissimo, in caso lui li abbia. E per loro quest'uomo trascorrerà questa giornata nella maniera più serena possibile, farà proprio il classico buon viso a cattivo gioco, perché vuole rendere il suo ambiente familiare sereno, non vuole litigi e non ci saranno. Quindi lui riuscirà pienamente nel suo intento. Ma queste tre carte straordinariamente non ci parlano di lei e del rapporto con lei, perché lui eviterà che in questo giorno tra loro ci possa anche essere un semplice dialogo. Cioè cercherà dei riempitivi, amici, parenti, conoscenti, pur di non stare da solo con lei. E sarà concentrato sui suoi figli in caso ce li abbia. Quindi questa stesa è molto particolare, Quindi è una stesa molto diversa dalla variante precedente, dove invece chi ha scelto la variante 1, ecco, un rapporto brutto, veramente molto brutto, proprio sul filo, ecco, della deflagrazione totale, quindi una situazione molto negativa per chi ha scelto la prima variante, una coppia sempre sull'orlo appunto del precipizio, del litigio. In questo caso invece no. Ma perché? Perché è lui che cercherà di mantenere anche in questa giornata la situazione il più tranquilla possibile.
perché non vuole litigi, perché vuole concentrarsi su cosa? Sull'unica cosa che per lui ha valore, cioè i figli in caso ce li abbia, o la serenità in caso non abbia figli, o comunque in caso ce li abbia anche ovviamente la serenità. Quest'uomo non ama gli tsunami, quindi ripeto, attenzione, perché questa è anche una risposta ai vostri dubbi in riferimento al fatto che questa persona possa o meno allontanarsi dalla compagna ufficiale. Quindi è una stesa molto importante, questa, perché vi fa capire effettivamente che questo è un re di coppe, Quindi un uomo che dà importanza ai valori tradizionali della famiglia, quindi i figli in primo ordine, più importanti anche della sua stessa vita, della sua stessa felicità, la serenità e l'equilibrio, e ovviamente un rapporto con lei totalmente inesistente, poiché preferisce riempirsi la giornata di altre persone pur di non stare da solo con lei. Non è una stesa che parla di sessualità, non è una stesa che parla di momenti romantici, è una stesa che parla di un momento di serenità in cui saranno coinvolte terze persone di varia natura, legati a lui o a lei, o appunto da legami di parentela o comunque semplicemente amicizie. Potrebbero anche effettuare una gita fuori porta, ovviamente sempre per non dover magari trascorrere quella giornata in mood romantico con questa donna che lui evidentemente non vede come nemmeno presente nel suo cuore, perché qui non è proprio neanche comparsa, quindi qui compaiono i figli, fondamentali. D'accordo? Dunque, questa stesa ovviamente termina qui. Ovviamente questa è una stesa interattiva, ragazzi, in caso voi vogliate comunque delle spiegazioni più specifiche inerenti alla vostra particolare situazione, voi sapete che io effettuo consulti privati, quindi io vi lascio sempre a schermo e ovviamente in descrizione il mio indirizzo email, a quale appunto contattarmi per ovviamente un consulto privato o chiedere qualsiasi tipo di informazione. Ovviamente, come sempre, per quanto concerne voi, mi raccomando, forza, coraggio, tanta determinazione, andate avanti per la vostra vita, questo sempre. Ovviamente buon percorso karmico e a presto!